Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura numero 181. Questa cosa succederà prima della fine del 2022. Ho preferito fare un video che prendesse in esame il periodo da qui, dal momento in cui lo vedrai in realtà, fino alla fine dell'anno, piuttosto che il classico video dedicato a novembre, anche perché, come hai visto, i contenuti del canale, a dispetto della quantità, stanno andando più verso la qualità, quindi magari meno video, ma magari più belli, più curati, anche più luminosi, diciamo, perché comunque la nuova telecamera rende anche una qualità immagine molto superiore alle precedenti. Al di là di questo, focalizziamoci sul video, andremo a vedere con le nostre tre varianti da qui, da quando vedrai il video fino alla fine del 2022, quale evento particolare potrà segnare in positivo la tua vita, oppure magari quale lezione di vita dovrà arrivarti. Insomma, si tratta di un evento che può realizzarsi nel fisico, quindi conoscenze, ritorni, lavori, oppure magari anche le mille incombenze di ogni giorno, magari se hai cause legali o se hai progetti in corso, oppure nel mentale, in questo caso appunto può essere un cambio caratteriale, un'evoluzione. Ti dico anche che, come faccio sempre per le tre varianti, ho cercato di dare più chiavi di lettura. In alcuni casi addirittura è uscita una lettura che si rapporta bene a quello che è il cammino spirituale o esoterico. Quindi però non ti anticipo niente, però quindi ti invito magari a vederle per intero le letture, perché ho dato proprio più possibilità. Bene, le scelte le stai vedendo al mio fianco. Prima di passare alle tre varianti, ti ricordo che il 7 e l'8 novembre si ripete il workshop di cartomanzia e divinazione che già è stato proposto in due precedenti momenti ed ha riscosso molto successo. Inoltre ti ricordo che i consulti personali ripartiranno dal 2 di novembre, perché anche i cartomanti hanno bisogno di prendersi qualche giorno di riposo. Bene, la presentazione finisce qua, le scelte le hai viste, i mazzi li hai visti, possiamo passare alle nostre tre varianti, ovviamente prima sigla! Variante numero 1, pietra piramidale. Questa volta iniziamo dagli oracoli, partiamo col Woodland Wardens e andiamo a chiedere qual è la cosa che avverrà, quella più importante, prima della fine del 2022. Che cosa riguarda? Ok. Il cinghiale e la zucca, a tema direi, dato che le zucche le abbiamo in campo, è una carta di fiducia. Con le loro viti tortuose, i grandi frutti dai semi pesanti, le zucche simboleggiano l'abbondanza, la salute e la resilienza. Il cinghiale è feroce e intelligente ed è noto per le sue zanne affilate e i movimenti aggressivi. Il cinghiale e la zucca stanno a significare una rassicurazione. La tua fiducia è ben fondata, ci dice la carta. Qualsiasi tentativo di danneggiare
la tua personalità, il tuo morale sarà sbaragliato come fa il cinghiale, sarà caricato e sbaragliato. Hai la scorza dura, ci dice la carta del cinghiale e la zucca, come la zucca e il coraggio del cinghiale. Però c'è anche una nota negativa nella carta, la tua impavidità potrebbe anche farti provare situazioni che magari sono insidiose e pericolose. Quindi la carta ci dice, nonostante questa tua grande sicurezza, fai anche un passo indietro intorno a quelle situazioni che possono essere conflittuali e cerca di rivalutare. Comunque puoi rimanere fiducioso, fiduciosa, ma prenditi del tempo per comprendere dove ti stai dirigendo, soprattutto nei rapporti con gli altri o dove i conflitti con una o più persone ti stanno portando. La carta del cinghiale e della zucca non è negativa, lo abbiamo detto, è una carta molto positiva. Adesso tiriamo giù anche gli altri oracoli e poi approfondiamo col tarocco. Sembrerebbe che questo per te della prima variante sia un buon periodo. Vediamo invece l'oracolo dell'Apocalisse, che cosa ci vuol dire? L'evento più importante che accadrà prima della fine del 2022, per te che hai scelto la variante numero 1. Il libro. Anche la carta del libro non è una carta così terribile, anzi una carta molto positiva. Tuttavia anche la carta del libro va a ricordare l'importanza dei rapporti sociali. Ci sono notizie in arrivo. Attenzione però che le notizie che arrivano si presentano all'apparenza migliori di quello che sono in realtà. Forse per questo la carta del cinghiale ti ammoniva di vagliare comunque attentamente i rapporti che hai con le altre persone. È possibile che qualcuno tenti di indorarci una pillola. Se la domanda riguarda il lavoro, la carta ci invita ad esaminare con scrupolo tutte le informazioni che abbiamo a proposito di una situazione lavorativa da parte di colleghi o superiori, o quelle informazioni che possiamo avere. Se la domanda riguarda l'amore, bisogna cercare il più possibile di essere obiettivi e non credere a tutto ciò che ci viene detto, cercando di comprendere meglio chi è la persona che magari stiamo frequentando, se non addirittura il nostro o la nostra partner. Non fidarti delle apparenze, scendi sempre in profondità, è il consiglio della carta. Queste due carte sono legate appunto da quello che è il tentativo di un qualcuno di destabilizzarci, e laddove questa ci dice di fare attenzione perché il tentativo potrebbe essere molto concreto, ma la nostra resistenza è altrettanto concreta, pur tuttavia ci avverte di fare attenzione a quelle che sono le relazioni sociali, anche questa rincara la dose, dice prima di muoverti comunque cerca di capire su che terreno stai camminando. La notizia potrebbe essere lavorativa, di amore. Adesso andiamo a vedere con l'Ancient Femminile Wisdom qual è l'evento che accadrà prima della fine del 2022 per colui o colei che ha scelto la variante numero 1. Vediamo se ci danno più informazioni in merito a questa notizia. Allora, riguarda la casa, il focolare domestico, oppure, se proprio vogliamo estenderla ai rapporti sociali, l'amore. Allora, Estia è una carta che parla di rapacificazione
può far riferimento alla famiglia, alle nostre radici o a ciò che nel passato ci ha ferito. Ciò che mi viene da pensare è che la notizia un po' destabilizzante potrebbe arrivare o, appunto, come dicevo, dalla famiglia, oppure da un rapporto chiuso dove magari si riaprono i contatti. Però in entrambi i casi, torno a dirti, non è tutto oro quello che luccica, quindi fai attenzione a quello che potrebbe arrivarti come notizia da una persona che mette un po' alla prova quella che è la tua, diciamo, forza interiore, ma anche la capacità magari di riesaminare lucidamente un conflitto precedentemente nato con qualcuno. Vediamo un pochino per te che hai scelto la variante numero 1, quale evento importante da ora alla fine del 2022. Ok. Il 5 di denari è una perdita, quindi è un qualcuno o un qualcosa con cui c'è un senso di perdita. Il 10 di bastoni. La giustizia. L'imperatore. Allora, la notizia qui riguarda, come dicevo prima, o quelle coppie che hanno magari anche una causa in corso con la giustizia, oppure magari anche dove c'è un litigio, una rottura che si è consumata ed è molto profonda. Anche l'imperatore può rappresentare una comunicazione, oppure riguarda quelle persone che in un qualche modo devono avere a che fare con l'idea di casa. Può essere anche il vendere, il comprare, il riscattare o comunque il cercare casa. Ora, non sono molto sicuro sul cercare, perché qua c'è proprio tutta una serie di carte che parlano di una notizia che poi sono accompagnate dal 5 di denari, una carta che tendenzialmente non è proprio una carta positiva per quanto riguarda la soddisfazione, soprattutto in campo materiale. Quindi, secondo me, il discorso di cercare casa qua non ci sta molto. Qua o si tratta di eredità, o si tratta di una causa legale, o si tratta di un litigio molto profondo comunque, su cui vengono comunicate delle notizie importanti. Queste notizie importanti però non sono ciò che noi crediamo. Quindi fai attenzione tu che hai scelto la variante 1, perché la notizia potrebbe essere una notizia inerente magari all'iter di una causa legale, anche legata per ipotesi ad un'eredità, ma comunque potrebbe sembrarti, appunto, come dicono queste 3 carte qua, più buona di ciò che sembra, e potrebbe anche costringerti a rivedere certi tuoi parametri. Soprattutto se si tratta anche di un'eredità, non solo di una causa legale, o magari del dover appunto vendere o riscattare un'abitazione. Se tu non ti trovassi in nessuna di queste descrizioni, potrebbe essere il dover trovare un'abitazione, ma in modo urgente, perché magari scade l'affitto,
perché magari devi trasferirti per lavoro, perché magari vuoi andare a convivere. L'occasione arriva prima della fine dell'anno. Fai attenzione, però ti torno a dire, non è un qualcosa di così pulito come sembra. Potrebbe nascondere un'insidia. Il 10 di bastoni è una carta di oppressione, non è una carta di inganno, però è anche una carta di oneri, quindi sicuramente qua si torna un pochino a quelle che sono un po' le cose che ho già detto, quindi compravendita, causa legale, litigio anche, non ci deve essere necessariamente un litigio che è sfociato nelle aule di tribunale, ci può essere benissimo un litigio molto profondo, e rappresenta anche comunque il dover o il voler restare ancorati ad un'idea che non ci serve più, quando non addirittura a ciò che una persona significa o ha significato per noi. Ed è questo, secondo me, un po', soprattutto se stiamo parlando d'amore, che va a peggiorare il tutto, perché qua c'è una notizia che sulle prime potrebbe rivelarsi positiva, ma che poi si rivela il contrario, proprio perché l'attaccamento che nutriamo verso la soluzione di una particolare situazione è molto forte e potrebbe spingerci a commettere degli errori. Che c'entrino cause, compravendite, eccetera, la seguenza giustizia imperatore me lo potrebbe confermare, perché sono due carte di legge. Quindi anche se stai aspettando, per dire, una sentenza legale o anche un beneficio economico, ci mancherebbe. Comunque qua c'entra il discorso legge più che... Poi ti ripeto, sto cercando di darti anche altre, e il discorso famiglia, quindi il discorso legge e il discorso famiglia. Quindi che siano legate a questo discorso qua me lo confermano giustizia e imperatore, due carte di legge che si susseguono in modo lineare dopo un 10 di bastoni, quindi dopo un periodo anche abbastanza tortuoso, tormentato. Però fai attenzione, ti ripeto, perché quello che arriva è buono soltanto in superficie. Vediamo un pochino che cosa vogliono aggiungere. In alcuni casi potrebbe essere anche un lavoro, un lavoro dove magari ci viene concesso quel particolare passo, quel particolare beneficio, però ecco, è un qualcosa che comunque si mostra sempre più bello e proficuo di ciò che poi in realtà è. Vedi, abbiamo un 9 di spade, il 10 di bastoni occulta un 9 di spade, qualcosa che comunque ci ha fatto soffrire, per questo parlo più che di lavoro o di magari anche accesso appunto a una dimensione lavorativa, parlo di qualcosa legato alla casa dove si abita o la casa di origine o alla coppia. Io credo che il verso che sta prendendo è molto diretto. Il 9 di bastoni, di nuovo le notizie da una persona, una situazione lontana nel tempo o nello spazio. E infine il Papa sotto l'imperatore. No, allora, qua è certo che prima della fine dell'anno arriva una notizia importante o per la gestione di un'eredità o per una situazione legale della quale stai aspettando una risoluzione, oppure arriva
un qualcosa legato alla tua famiglia di origine, ma sempre per un qualcosa legato sempre a beni materiali, quindi decisioni magari su case, su... O posso proprio dartici come ultimo, la quarta opzione, ultima opzione un pochino più forzata, arrivano notizie da qualcuno con cui hai avuto un grande conflitto, con qualcuno con cui magari hai avuto una storia, una frequentazione, ma con cui hai avuto un grande conflitto, che però sono notizie che sulle prime ti fanno esultare, però poi devi un attimino rivedere quello che è la tua reazione, perché poi in realtà si possono rivelare un po' un'arma a doppio taglio, quindi fai attenzione. Più la portata della notizia è di livello burocratico e legale, più secondo me l'attenzione che devi fare è molto profonda, perché qua c'è un 9 di spade che comunque ci dice che la cosa ti toccherà nel profondo, per non usare un altro termine italiano che sennò Google non mi passa, YouTube non mi passa. Ti farà alquanto arrabbiare, dai. Quindi fai attenzione, perché anche il 9 di bastoni sotto la giustizia è una carta che va a parlare della necessità di riesaminare una situazione. Il 9 di bastoni è sempre il mettere dei paletti, dei confini, ma è anche la carta della comunicazione empatica con gli altri, quindi anche del rivedere un po', come ti dicevano queste carte qua, la tua posizione in merito a qualcosa. E nonostante la tua aspettativa, qui la decisione non è tua, perché la comunicazione arriva da un organo di natura superiore, posso vederci la giustizia, che poi alla fine trova una riconnessione, un giusto equilibrio. Mi viene anche da dirti che se qua, io lo dico con tutto il rispetto possibile, poi per carità, perché frequento quell'ambiente lì da anni ed è un ambiente molto particolare, quindi metto le mani avanti. Mi viene anche da dire che un'altra lettura per queste carte è la lettura di matrice esoterica, ovvero se pratichi, se stai seguendo un cammino spirituale, se stai seguendo una via, sei sicuro, sei sicura che questa via sia quella giusta per te, perché magari con un 9 di bastoni, che è carta anche di magia, di yoga, di benessere, di wellness, intesi come cura dello spirito più che del corpo, di anche in un certo senso visualizzazione o visione, insomma è carta di tutto ciò che è l'universo del soprasensibile, su una giustizia dove poi vengono a quasi un po' a fare muro imperatore e papa, quasi a fermare, quasi a bloccare un qualcosa. Sei sicuro, sei sicura che stai camminando sulla strada giusta? Oppure magari per te è tempo di evolvere e di fare un altro tipo di cammino, di avviare un altro tipo di esperienza? In particolare se le tue aspettative intorno all'uso di una spiritualità molto forte e in grado di comunicare con te nel profondo, che per convenzione chiamiamo magia, ti hanno spinto o spinta a chiedere un qualche tipo di beneficio, qua la rivelazione intorno a questo beneficio potrebbe arrivare, ma anche qui devi rivedere un attimino le tue aspettative. Forse l'intenzione che hai proiettato non era completamente scevra da dinamiche magari un po' troppo settate sulla dimensione egoica, quindi devi fare attenzione. Poi per carità, ripeto, io frequento l'ambiente da anni e so che sono tutti maestri e so quindi, però le carte questo mi stanno dicendo.
Bene, la prima variante non è andata benissimo, questo non vuol dire che dopo il 2022 ci sia una disfatta totale, magari semplicemente è un invito a ripartire in maniera differente lungo un iter o legale o burocratico o addirittura magico che stiamo percorrendo, e quindi in realtà non vedere questa variante come estremamente negativa, ma se le carte te lo hanno detto è perché comunque puoi ancora arginare il problema. Io ti ringrazio per aver visto questa prima variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante numero 2, pietra cubica. Come ho detto nella variante 1, andiamo prima ad estrarre gli oracoli e poi andremo ad approfondire con il Tarocco Tot di Aleister Crowley. L'evento più significativo e importante che accadrà prima della fine del 2022. Per te che hai scelto la variante numero 2. Ok. La rana e il loto. Metamorfosi, dice la carta, e ci ricorda che il cambiamento è un processo naturale. La rinascita è possibile, si può raggiungere un equilibrio che comporti una guarigione se si accoglie il cambiamento. La rana si sviluppa da un minuscolo girino e simboleggia appunto la trasformazione. Anche il fiore di loto simboleggia la rinascita, in quanto nasce da acque melmose, sorge da acque torbide. Passare attraverso un tale cambiamento può essere difficile, può rappresentare anche una lotta, una sfida, ma la metamorfosi che ne deriva ci porta a crescita e ci porta anche all'accettazione di sé e quindi alla felicità. Considera ciò che nella tua vita ha bisogno di cambiare e pensa ai passi che puoi fare per ottenere quel cambiamento, ci dice la carta. Lo devi a te stesso, a te stessa, per consentire la tua crescita e rinascita. Però ricorda che non puoi controllare tutto nella vita, il cambiamento fa parte della natura e deve essere consentito che faccia il suo corso. Ricorda anche che dalla metamorfosi può derivare una grande rinnovata bellezza e anche una grande rinnovata felicità. Vediamo con le carte dell'oracolo dell'Apocalisse l'evento che accadrà, l'evento significativo che accadrà da qui alla fine del 2022. Ok. Il leone. Il leone ci ricorda la carta della forza, l'11° arcano maggiore del tarocco, e rappresenta proprio questo concetto, la forza nei suoi vari aspetti. Al dritto rappresenta la capacità del consultante di reagire ad una situazione sfavorevole o difficoltosa, o anche la guarigione in un momento di sconforto. Il consultante, ci dice la carta, ha in sé le energie necessarie per farcela ed è perfettamente in grado di superare gli ostacoli che si trovano sul suo cammino, facendo appello alle sue sole capacità, anche se questo richiederà un certo impegno. Di per sé la carta del leone non è una carta negativa,
va a parlare di forza, di energia, di capacità, di superamento delle difficoltà, di guarigione, di forza interiore, di impegno. Metamorfosi e guarigione sono i temi delle prime due carte e già ci fanno capire che per te potrebbe essere un periodo molto importante di evoluzione e di trasformazione. Andiamo a vedere con l'Ancient Feminine Wisdom. Evento più significativo da ora alla fine del 2022. È caduta. Le Speridi, i guardiani. Il tesoro dell'anima può essere cercato soltanto attraverso un viaggio interiore, quindi la carta delle Speridi ci va a parlare di ricordi belli, saggezza, conoscenza che permettono di esplorare i recessi più oscuri di noi, introspezione e meditazione. Allora, le tre carte vanno a parlare di guarigione, riequilibrio e, almeno nel caso della carta della rana e del loto, di trasformazione. Quindi qua c'è proprio la guarigione da un qualcosa, può essere un qualcosa di mentale, quindi magari il rilasciare un rapporto tossico o magari il guarire un proprio tratto caratteriale che forse magari ci ha creato dei problemi in passato, come può essere una forte irascibilità o come può essere magari anche una forte demotivazione, perché no? O magari ci va a parlare di guarire la propria paura di rimettersi in gioco e quindi magari, se siamo single, di aprirci ad una storia oppure di dimenticare appunto qualcuno che ci ha feriti definitivamente in modo da darci nuove possibilità, o addirittura ci potrebbe parlare di un'evoluzione anche in campo materiale. Io ci vedo molto di più la guarigione dell'anima, quindi qua si dovrebbe poter andare a parlare di sentimenti o di relazioni umane, però ci sta anche la trasformazione della propria vita. Andiamo a vedere col Tarocco Tot di Aleister Crowley, l'evento più significativo prima della fine del 2022 per te che hai scelto la variante numero 2, quale sarà? Questa è caduta, la teniamo. 9 di coppe. Allora, regina di coppe e 9 di coppe. Sì, qui credo che si parli proprio di guarigione interiore. Vedi, vieni da una situazione di 5 di spade, è una carta di sconfitta, come scrive Crowley, o di sensazione di sconfitta. 4 di coppe, la ruota. Allora, è molto bella questa variante 2, qui c'è un momento nel quale si va a rilasciare un'insicurezza, una demotivazione che ci ha comunque molto penalizzati, soprattutto in quelli che sono i rapporti animici o i rapporti umani. Ma io ci vedo molto di più il discorso del rapporto sentimentale. Se sei una persona single, qua ritroverai una grande grinta, soprattutto alla luce di un 4 di coppe che paradossalmente per i single è un'ottima carta, in quanto rappresenta la possibilità di avere più persone fra le quali poter scegliere, magari con le quali relazionarsi. La carta della ruota va ad accrescere forse un po' la tua esitazione nel rimetterti in gioco, ma di contro va a portare anche quello che è un cambiamento, una trasformazione, e torniamo un po' a quello con cui abbiamo aperto. Il rilascio di un'insicurezza, di una paura, quindi se sei single va a giocare a tuo favore,
soprattutto con questa regina di coppe che riprende il tema dell'Hesperidi, laddove ci parla appunto del dialogare, del saper dialogare con la nostra interiorità. La regina di coppe è legata a quella che è la casa e quindi per estensione la nostra interiorità. Ma anche mi viene da dire, se sei una persona che in un modo o nell'altro ha a che fare con l'arte, la regina di coppe è associata alle sale d'arte, ai musei, a tutto ciò che si disegna, si graffita, si compone. Insomma, se hai a che fare con queste cose, beh, qua c'è un grande cambiamento e una possibilità o più possibilità che comunque ti fanno capire che sei sulla strada giusta nonostante alcuni fallimenti precedenti o nonostante il blocco di una situazione precedente. La lettura va a parlare del recupero della capacità di dialogare con e attraverso la propria interiorità, ovvero il parlare attraverso l'amore, quindi il rimettersi in gioco in amore, il ritrovare, se sei in coppia, una buona complicità, oppure magari andremo a vedere se questa ruota mi rappresenta un qualcuno del passato con cui ci si ritrova, oppure appunto il linguaggio dell'anima inteso come espressione artistica. Ecco, questa è una buona cosa, è un buon percorso quello che vai a fare da qui alla fine del 2022. In un certo senso rilasci un po' delle insicurezze e delle paure e ti rimetti completamente in gioco attraverso quella che è la comunicazione dell'anima, quindi ti ripeto, o in amore o nell'arte. Se tu non fossi sensibile a queste due possibilità, qui c'è la possibilità che ti vada a parlare di un riequilibrio interiore tuo che ti permette di superare qualche tipo di paura che hai intorno al cammino che stai facendo e ti permette di eliminare ogni dubbio, di fugare ogni dubbio intorno a quello che è il tuo cammino di realizzazione di vita. Quindi forse un po' più metafisico, comunque ho voluto darti anche questa opportunità di interpretazione. Andiamo a vedere se vogliono aggiungere qualcosa, soprattutto per capire se stiamo parlando d'amore, se questa figura rappresentata anche dalla ruota torna dal passato oppure no. Non credo, però. Allora, andiamo a vedere. Il 4 di spade, vedi, è di nuovo una carta di cura. Io non faccio carte sulla salute, però qui voglio dirlo, se tu stessi affrontando un qualcosa di inerente alla salute, dovessi affrontare un'operazione, una degenza, queste sono carte che parlano di recupero anche della salute. Però qui lo dico e qui lo nego, perché le carte sulla salute le deve fare il medico, non il cartomante. Ci sta anche il ritorno, eccolo qua. E alla fine la morte, il cambiamento. Sì, il grande cambiamento viene a curare una tua debolezza, una tua insicurezza a livello caratteriale, ti porta a rimetterti in gioco, soprattutto in amore. Secondo me qua il ritorno ci potrebbe essere, ma solo a livello mentale, solo a livello di connessione, o per alcuni a livello proprio di incontro e avventura di una sera, però poi alla fine scegli di andare oltre. Se stiamo parlando di una coppia, qua c'è probabilmente, anche in questo caso potremmo parlare di un qualcuno che si rincontra con qualcuno del passato, ma poi sceglie di curare, sceglie di sanare, sceglie di andare oltre. Se stiamo parlando di arte, qua si parla di un qualcuno che magari al momento si vede precluse alcune possibilità, ma che con la fine dell'anno riesce a darsi possibilità anche lavorative di tutto rispetto, perché poi la ruota è anche una crescita delle finanze. In ogni caso qua ha a che fare col linguaggio interiore
e con ciò che attraverso il linguaggio interiore si esprime, quindi dall'arte all'amore all'empatia verso gli altri. E in ultimo, come ho detto prima, se parlassimo di un qualcuno che sta facendo un percorso di riabilitazione, degenza, qua c'è comunque il recupero della salute. Ed è comunque, ti ripeto, una cosa che deve dire il medico, però è comunque una buona cosa dirla, una buona cosa segnalarla. Ti do anche un'altra interpretazione, perché alla luce di queste carte, secondo me, possiamo dare anche un'altra interpretazione. Soprattutto per la presenza di un 9 di coppe e di un 4 di coppe, ma anche di un 5 di spade in un certo senso e di una ruota. Quindi un po' tutta la prima fila. Quello che mi viene da dirti anche è che qui ci potrebbe essere un riequilibrio della tua situazione finanziaria, in quanto 9 di coppe e 4 di coppe mi rappresentano anche i benefici economici o comunque le potenzialità e le possibilità che abbiamo a livello economico. Ma un 5 di spade nel mezzo mi può far pensare a un periodo nel quale le finanze sono state messe a dura prova. Bene, la ruota come carta gioviana, che quindi va ad accrescere ed è proprio una carta che parla di entrata di denaro, secondo me può parlare di un miglioramento sostanziale della tua situazione economica anche alla luce di quelle che sono le tue attuali qualità. Qui si torna a ciò che muove ciò che è dentro di noi, ovvero la capacità di instaurare un dialogo magari sul lavoro, la capacità magari di sapersi mettere in gioco, oppure la capacità di saper lavorare attraverso quelle che sono le proprie risorse. Quindi magari appunto uno ha un'attività in proprio e la regina di coppe mi potrebbe anche rappresentare il senso di famiglia come struttura, quindi anche come casa dove esercitiamo un lavoro. Il 4 di spade mi torna ad essere un momento nel quale c'è bisogno di recupero alla luce di un 5, il 6 di coppe su questo 4 che mi rappresenta sì, ok, la nostalgia, ok, il passato, ma mi rappresenta anche, come dice Crowley, il piacere di lasciarsi guidare, di andare avanti, di abbandonarsi un po' al destino perché siamo sicuri di quello che è il nostro cammino. E qui il 4 di coppe lo posso leggere come carta di lusso e di possibilità. Quindi anche la situazione finanziaria ci sta come netto miglioramento, grazie a quelle che sono le tue capacità. In questo caso le tue capacità non si intende solo come capacità artistiche, ma si intende come capacità innate che hai dentro, quindi quelle che ti hanno portato, se fai un lavoro, a svolgere il lavoro che fai, oppure quelle che ti hanno portato a fare quegli investimenti che sei sicuro, sei sicura, comunque frutteranno. Ecco, qua la vedo molto anche così. Secondo me potrebbe essere una seconda chiave di interpretazione della cosa. Quindi, riassumendo qua, le cose sono o il rincontro con qualcuno, ma poi la scelta di andare oltre, o il riuscire a sanare qualche insicurezza, o il riuscire a ritagliarsi un contratto, uno spazio lavorativo di, diciamo, di sostanza, interesse notevole nel mondo della creatività, dell'arte, della comunicazione, oppure il riuscire a risollevare le proprie finanze che magari sono state messe alla prova da un periodo un po' di indigenza. Infine per i single qua c'è la possibilità di avere più, ma questo penso di poterlo legare all'abbattere le insicurezze, soprattutto in amore. Per i single c'è la possibilità di abbattere l'insicurezza di non trovare nessuno. Quindi è un periodo molto costruttivo per te, direi. La seconda variante si è rivelata ottima, veramente. Io ti ringrazio per averla vista. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti ricordo anche che i consulti personali ripartiranno dal 2 di novembre. Passo alla variante numero 3.
Variante numero 3, pietra sferica. Come ho detto nelle due precedenti varianti, prima andiamo a vedere gli oracoli e poi approfondiremo con il Tarot Tot di Aleister Crowley. Partiremo dall'oracolo del Woodland Wardens, l'evento più significativo da qui alla fine dell'anno. L'evento più significativo che accadrà da qui alla fine dell'anno, alla fine del 2022, per te che hai scelto la variante numero 3 della pietra sferica. Ok. Il castoro e la betulla. Il castoro lavora sodo per costruire la capanna dove alleva i suoi piccoli. Usa ramoscelli, erbe, rocce, fango per costruire un ambiente sicuro per la sua famiglia e un habitat naturale per gli uccelli migratori. Le betulle simboleggiano il nuovo inizio e raramente crescono da sole. Nell'Europa medievale la betulla era usata come palo di maggio nelle celebrazioni di mezza estate. Questo poiché si pensava che il suo legno proteggesse le persone e scacciasse gli spiriti maligni. Veniva spesso usata per costruire culle. Ora è il momento di concentrarsi sulla nidificazione, dice la carta, sul consolidamento, ma anche sulla propria casa. Decora e prenditi cura del tuo ambiente in modo che sia ancora più tuo. Potresti sentirti solo o sola, magari come un eremita. Considera di pianificare un viaggio, uno spostamento. Il tuo spirito ne trarrà beneficio da un periodo di viaggio e di scoperta di te stesso, di te stessa. Non c'è male come inizio, la carta ci sta dicendo di coltivare quelle che sono le nostre migliori qualità, anzi di manifestarle attorno a noi nel nostro ambiente, e ci prevede un viaggio, uno spostamento, quindi potrebbe essere questo l'evento. Andiamo a vedere anche con l'oracolo dell'Apocalisse l'evento più significativo prima della fine del 2022 per te che hai scelto la variante numero 3. Potrebbe essere anche uno spostamento dovuto alla cura di se stessi, Ci sta. Però la carta stessa tendeva ad evidenziare 2 punti. Quindi può essere anche un viaggio di lavoro o di piacere. Le 7 lampade. La carta delle 7 lampade è una delle carte più positive dell'intero mazzo. Getta una luce positiva sulle carte vicine, qualora si usino più carte di questo oracolo, mitigandone l'eventuale negatività. Ci indica la fine di un periodo buio e l'inizio di una nuova fase molto più soddisfacente della vita. La luce può rappresentare una notizia importante, l'aiuto di una persona cara, il ritrovamento della fiducia in se stessi o semplicemente il raggiungimento di una maggiore consapevolezza dei propri obiettivi. Le lampade preannunciano una fase di rinnovata energia che permetterà al consultante di ripartire dopo un periodo di stallo e di affacciarsi con fiducia sul futuro. Se la domanda riguarda il lavoro, ci possiamo aspettare un cambiamento positivo, un trasferimento desiderato, quindi torna il tema del viaggio, maggiori soddisfazioni e riconoscimenti da parte di colleghi e superiori, la soluzione di un problema. Se il consultante al momento è disoccupato, finalmente si prospettano opportunità concrete all'orizzonte.
Se la domanda riguarda questioni di cuore, la carta predice l'inizio di un periodo più roseo della relazione, la fine di litigi o controversie. Per i cuori solitari, la carta preannuncia un'improvvisa opportunità di nuovi incontri. Allora, si inizia una nuova fase della vita, soprattutto a livello lavorativo, mi viene da pensare, ma anche a livello affettivo c'è la possibilità. L'idea, soprattutto a livello lavorativo, di viaggio ritorna anche qua. Quindi la cura di se stessi, il curare se stessi, il ricentrare se stessi e l'aprire un nuovo importante ciclo della vita. Vediamo un pochino con l'Ancient Feminine Wisdom, l'evento più significativo da qui alla fine del 2022. Per te che hai scelto la variante 3, vediamo un po'. Selene, riflessione. Mutazione, necessità di essere ricettivi, risposte intuitive, meditazione. Un labirinto di impressioni, sentimenti e sensi, ma anche la natura temporale, fisica delle nostre esperienze. Fantasia, visione, premonizione che possono arrivare quando si è confusi o incerti. Quindi la carta parla più di interiorità. Allora, qui se ne vince un po', come ho detto prima, la nuova, forte, ritrovata motivazione delle persone che hanno scelto la variante 3, l'intuizione che li porta magari ad approcciarsi ad un problema e a risolverlo anche in maniera intuitiva. Quindi ascolta la tua intuizione, tu che hai scelto la variante numero 3 in questo periodo più che mai, ma anche una rinascita soprattutto dovuta a quello che è magari proprio uno spostamento, un viaggio. Per viaggio si deve intendere viaggio comunque abbastanza lontano da casa, non è un qualcosa che ti porta all'altro capo del mondo, può essere anche un qualcosa che ti porta alla città più vicina, magari per un colloquio lavorativo, magari per vedere una persona o anche semplicemente per prenderti un momento per te. Andiamo a vedere col Tarocco Tot di Aleister Crowley, per te che hai scelto la variante 3, l'evento più significativo da ora fino alla fine del 2022. Il 7 di coppe, interessante, riguarda proprio il dialogo con l'interiorità, ma mi viene da dire anche, soprattutto in associazione ad una carta come Selene, che è molto simile per significato al 7 di coppe, che qua ci sia un possibile spostamento più fisico che mentale, secondo me, che riesce a metterti nelle condizioni di poter realizzare una tua ambizione. Perché anche il 7 di coppe è la carta del sogno, dell'ambizione, ma potrebbe essere ancora, se sei un operatore esoterico o una persona che legge i tarocchi, una persona che sta seguendo addirittura un viaggio dovuto a queste discipline, quindi un viaggio legato alla conoscenza di queste discipline. Quindi potrebbe benissimo starci. Il 7 di coppe è anche la carta della magia. Allora, vediamo un po'.
per te che hai scelto la variante 3, la giustizia. Guarda, l'asso di bastoni c'è proprio una rinascita, tra l'altro il più pragmatico degli assi, e il fante di spade. Allora, ti vado a confermare quanto detto. Per alcune persone questo sarà un viaggio mentale, un viaggio più interiore. Per un'ampia fetta di persone sarà proprio un viaggio fisico. In ogni caso sarà legato alla propria interiorità e comunque nella maggioranza dei casi sarà legato a quello che è o un cammino esoterico oppure un linguaggio espressivo, quindi un linguaggio artistico, un linguaggio creativo. È comunque un qualcosa che senti di dover fare. Può essere legato anche al bello, anche alla bellezza, quindi anche al wellness o alla bellezza del corpo, quindi la fisicità, la palestra, lo sport, eccetera, eccetera. Quindi dall'armonia interiore alla bellezza esteriore. Sempre bellezza, e in entrambi i casi va comunque coltivata. Quindi è uno spostamento in piccola percentuale mentale, in più ampia percentuale fisico, legato a uno di questi temi, nel quale c'è una rinascita. E tra l'altro è un qualcosa che ti mette in luce. Il fante di spade è l'osservatore o anche l'osservato. Quindi secondo me qua potresti o incontrarti con qualcuno che ti osserva da tempo, ma non credo che sarà per tutti, anche se oggi con i social ci si può osservare da ogni dove. Quindi l'incontro con qualcuno che da tempo sa un po' chi sei, sa cosa, oppure addirittura potrebbe essere un incontro che, come dicevo inizialmente, mette in luce le tue qualità, quindi in un certo senso ti dà visibilità, ti dà importanza, che sia più legato al lavoro, che poi questo lavoro sia il lavoro in generale o il lavoro su di sé. Mi ha confermato dalla giustizia e l'asso di bastoni, che sono tendenzialmente carte legate più al lavoro, oppure se legate all'amore sono legate o alla virilità, all'asso di bastoni, quindi a quello che è magari l'iniziare un qualcosa ma soltanto in maniera di frequentazione, oppure all'idea proprio di matrimonio, di fidanzamento, ma che nel caso di una carta come la giustizia, qualora esca all'inizio, vuol dire che già c'è. Quindi io torno a dire, qua fra le varie interpretazioni, quella che io ritengo più papabile è un nuovo inizio nel tuo lavoro, sia lavoro inteso come lavoro fisico, sia lavoro su di te se fai un cammino spirituale, molto fruttifero, che mette in luce le tue qualità, dovuto ad un viaggio, al 90% viaggio fisico, dove un incontro, che non escludo sia esente anche da passione, può darti comunque un nuovo modo di approcciarti alla vita. Il senso di viaggio comunque c'è. Mi si apre con la carta del Castoro e la Betulla, mi si chiude con la carta di un fante, che sono sempre comunque carte di un qualcosa che arriva a innovare un po' la vita. Vediamo se vogliono dirci di più. Per te che hai scelto la variante 3, l'evento più significativo da ora, quando guarderai il video alla fine del 2022. È chiaro, se guardi il video il 28 dicembre, pietà se ce n'è, si dice in Toscana. Poi tutto è possibile, però.
Guarda, il carro, di nuovo un viaggio che ti cambia anche a livello caratteriale e probabilmente legato, ti ripeto, al lavoro. Stanno ribadendo un po', ma anche all'amore. Quindi un viaggio dove si intrecciano il lavoro, che può essere il tuo lavoro, lavoro su di te, e la passione, l'amore. Anche in questo caso la passione potrebbe essere la passione per quello che tu fai, che ti realizza in modo quasi completo, comunque ti apre importanti strade per realizzarti ulteriormente, oppure potrebbe essere proprio un viaggio durante il quale un viaggio per lavoro o uno spostamento dovuto ad un qualcosa che riguarda il lavoro su di te, nel quale c'è anche un incontro importante, se sei singolo ovviamente. E il cavallo di bastoni, che sarebbe il re nel Crowley. Addirittura potrebbe per alcuni essere una persona che ti aiuta a realizzarti o a risolvere il problema. Quindi c'è un incontro importante durante uno spostamento con una persona con la quale nasce un forte vincolo. Per alcuni diventa anche una passione, per altri ha comunque un sostegno sicuro. E ripeto, per alcuni il viaggio è più mentale, solo per pochi secondo me, qua proprio il viaggio è fisico. Ed è dovuto a quello che è appunto il dialogo con la propria interiorità e un cambiamento caratteriale e il rinnovato equilibrio. Certo è che un asso di bastoni mi può dire che comunque potresti avere notizia o sentore di dover fare questo viaggio entro breve. Questo è quello che mi viene da dire, ti darà comunque molta più motivazione, molta più, diciamo, anche visibilità. Qui se fai un lavoro soprattutto come noi poveri youtuber di oggi, qui ti dà molta più visibilità, ti dà comunque, o se comunque anche hai un ruolo all'interno di un team di lavoro dove hai le tue idee, magari hanno poca visibilità, hanno poca, ecco qua riuscirà a darti più visibilità. Molto bella anche la variante 3, non so quanto, perché ripeto, secondo me qua è una scala, ovvero per alcuni si parte un po' dal basso, per alcuni il viaggio è mentale e rappresenta un viaggio nella propria interiorità grazie all'aiuto di qualcuno, per altri, di nuovo ovviamente, per altri il viaggio è fisico e c'è l'aiuto di un qualcuno per la visibilità o per mettere in luce le proprie qualità. Per altri ancora il viaggio è fisico e c'è il viaggio di lavoro e l'incontro anche fatale in amore. Infine, per altri ancora c'è il viaggio legato alle proprie qualità e ai propri studi o alla propria passione inerente una via spirituale, dove c'è l'incontro con una persona affine con la quale poi o con il quale poi può evolvere in un qualcosa di più profondo nel tempo. Sempre comunque origina tutto da un movimento prima interiore tuo che appunto in alcuni casi si manifesta anche nell'esteriorità e comunque dall'incontro con una persona affine, in alcuni casi profondamente affine, in altri casi addirittura destinata a completarti a livello emotivo. Buona anche la variante 3, direi. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva. Io ti ricordo che i consulti personali ripartiranno dal 2 novembre perché anche i cartomanti si prendono qualche giorno di festa e mi sembra più che giusto. Bene, con questo si concludono le nostre 3 varianti, passo ai saluti finali. Si conclude così la nostra videolettura di oggi. Questo evento accadrà entro la fine del 2022. Io spero che nella versione scelta tu abbia trovato input, suggerimenti, consigli o magari se hai voluto vedere tutto il video che nelle 3 versioni tu abbia trovato una sentenza oracolare che risuona col tuo cammino.
Ti ringrazio comunque per aver visto questo video. Ti ricordo che fino al 2 di novembre i consulti personalizzati sono fermi, perché anche i cartomanti si prendono qualche giorno di pausa. E ti ringrazio ancora per aver visto il video. Ti do appuntamento alla prossima video lettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao! Nelle sue due prime è andato bene. Pure, o magari se hai voluto vedere tutto il video che è dato nell'intero, che abbia risuonato e che soprattutto fra le varianti proposte, vedi,